Benvenuto Corrado. Evviva, grazie dell'ospitalità, come sempre, buonasera a tutti. Grazie di essere nuovamente qui. Ci siamo visti il mese scorso, quest'anno proponiamo, oggi purtroppo sono un po' sfasato, ti chiedo scusa Corrado, ti proponiamo un nuovo argomento che non è nuovo perché comunque tu hai fatto un libro insieme appunto con Giardino dei Libri, che salutiamo, sugli archetipi, dando una linearità, come dicevamo, dietro le quinte, partendo dal mondo delle idee per arrivare poi un Sì. po' a quello che tu fai, che è la parte scientifica. Ecco, partendo sulla prima domanda, no? Andiamo proprio alla fonte. Che cosa sono intanto gli archetipi e come possiamo conoscerli e a Sì. cosa servono, Corrado? Sì, dunque io ho fatto questa pubblicazione per la necessità, secondo me, che poi la necessità era mia, di fare chiarezza proprio sulla parola, sul significato di archetipo, perché tanti ne parlano, ma anche un po' a sproposito, e quindi era necessario fare un punto di riferimento su che cosa sono gli archetipi, che cosa vuol dire, perché poi il lavoro che ho fatto io è partito anche un po' come quello di Jung, magari lo vediamo dopo, dal significato degli archetipi. Che cosa vuol dire archetipo? Archetipo vuol dire una cosa che viene da tanto lontano nel tempo e che è tipo una cosa, un'idea, un'idea prima, la prima idea che in qualche modo crea tutto quello che in cascata viene dopo. Archetipo, che ne so, tipografia potrebbe voler dire il disegno della idea. Ecco, archetipo è l'arcaica idea e quindi ciò che per la prima volta è stato pensato. È evidente che chi per la prima volta ha pensato era la coscienza, cioè l'unica cosa che c'era. E la coscienza, nell'istante in cui pensa, crea, perché il pensiero è un operatore matematico, noi potremmo dire così nel nostro mondo, che crea la realtà. Mi viene in mente l'idea coltello, pronuncio l'archetipo, la parola coltello, ed il coltello si forma. Io come coscienza ancora non ho capito neanche che cosa ho creato, ma l'ho creato. Quindi l'archetipo come idea prima è quell'aspetto che noi vediamo da dentro l'universo creato come la prima idea che ha dato origine a tutte le altre cose che sono venute dopo. E qui c'è un meccanismo, cioè l'archetipo funziona in questo modo. Prima viene creato un simbolo, poi viene creato un suono, poi viene creata un'immagine. Sono tre momenti della creazione. È evidente che per creare l'immagine, tra il suono e l'immagine, bisogna creare, si fa con i fotoni, quindi bisogna aver creato i fotoni. Sono quelle particelle subatomiche primordiali attraverso le quali noi vediamo. Per aver creato un suono, torniamo indietro, bisogna aver creato i fononi, cioè le onde che ti permettono di ascoltare un suono. Prima c'è l'archetipo, dell'archetipo c'è il simbolo e il simbolo come si crea un simbolo? Un simbolo si crea attraverso una cosa che noi possiamo oggi come oggi identificare sotto forma di emozione. Quindi all'inizio l'archetipo crea l'emozione che crea il simbolo crea il suono che crea la parola crea l'immagine, crea il fotone che crea l'immagine. Questo è il processo creativo da un punto di vista tecnico, come se fossi un ingegnere della informazione, ti dico questo. E questo vuol dire però una certa serie di cose.
vuol dire che se io voglio tornare all'idea fondamentale, cioè fare un percorso all'indietro e cercare di comprendere l'archetipo, devo tornare indietro. Devo quindi capire quello che sto vedendo come disegno, cosa mi suscita come suono interiore. Come suono interiore, cosa mi suscita come emozione e l'emozione cosa mi suscita come archetipo. Così capisco cos'è l'archetipo dentro di me. Si può fare un esempio. Quasi tutti conoscono, per esempio, il problema del... Cioè, te vai a vedere un quadro, vedi l'immagine, cominci a sentire l'odore della pittura, dei colori, e a quel punto l'immagine in qualche modo ti crea una sensazione, che è sempre una sensazione dentro di te per cui ti parli dentro, e questo produce una sensazione primordiale, buona, cattiva, positiva, negativa, quello che ti pare. Quella sensazione lì, dietro quella sensazione, che è una sensazione emotiva, c'è quella cosa che si chiama archetipo. Ma questo lo potrebbe descrivere così un artista, no? Un pittore, eh, che cerchi di razionalizzare il suo pensiero a ritroso. Perché in realtà il pittore ha avuto una sensazione, ha avuto un'idea prima e l'ha prodotta e alla fine è venuto fuori il quadro, cioè l'immagine. Se te entri nella scuola elementare, almeno ai miei tempi, c'era l'immagine delle lettere dell'alfabeto. F, c'era la foglia. Tu guardavi la foglia, ma la foglia che viene appresa per prima, in realtà dietro c'è il simbolo F che viene appreso dopo, e subito dopo ci sono tutta una serie di sensazioni che non si possono descrivere su un foglio, per cui tu ce le hai dentro, che è la sensazione di quando tocchi una foglia, di quando senti l'odore della foglia, del colore della foglia, di tutto quello che ti ricorda aver preso in mano una foglia. E alla fine, dietro tutto questo, che è una colonna sonora mm, eh, della tua sensazione, dietro tutto c'è tutto quello che ha formato questo. Quindi il bambino piccolo, quando entra a scuola, impara al contrario, torna indietro. E questo tipo di approccio non è mai stato approfondito dalla scuola moderna, perché la scuola moderna di queste cose non ci capisce niente. In Occidente, in Oriente le cose sono un pochino diverse, ma anche loro hanno dimenticato totalmente, sono distaccati, il mondo totale di oggi è distaccato completamente dall'idea dell'archetipo. Ma in matematica l'archetipo è una cosa diversa. Un matematico analizza dal suo punto di vista l'archetipo, e ti posso assicurare che per un matematico un archetipo è come la coscienza ha creato l'universo. Come l'ha creato? Attraverso degli operatori matematici che noi come bambini piccoli potremmo dire sono il più, il meno, il per, il diviso. Questi sono gli operatori matematici, cioè cose che operano sulla realtà trasformandola in un'altra realtà. 3 più 5, 8. Il 3 e il 5 sono stati trasformati dall'operatore più in 8. L'archetipo è è quel fare che crea l'universo, perché prima non c'è niente. E quindi la prima operazione fondamentale è creare. Allora, quanti sono gli archetipi? E sono tanti quanti gli operatori matematici. Quanti sono gli operatori matematici? E te, se vai a vedere il fisico, ti dirà, sono tantissimi, ne puoi creare di ogni giorno. Un operatore che mi faccia diventare una persona piccola
alta, un operatore che mi faccia trasformare una realtà larga in una realtà stretta, un operatore che e così via. E così si scopre che gli operatori sono legati a una formula matematica che è 3n più 1, dove n è un numero, 1, 2, 3, 1,5 no, cioè un numero quantico sostanzialmente. E che cosa rappresenta n? N rappresenta la consapevolezza che ti hai dell'universo. Più consapevolezza hai dell'universo, più il numero n è piccolo. Al contrario di quello che uno si potrebbe immaginare. Quindi, per esempio, facciamo un esempio. Se n è 7, come 7 colori dell'arcobaleno, le 7 note, i 7 chakra, no? Sapete che questo 7 ha un significato simbolico. 3n più 1, 7 per 3 21 più 1 22, e tu c'hai le lettere dell'alfabeto ebraico, i tarocchi. Che strano, che strano. Se invece vuoi prendere come archetipo 3 per 7 faceva 21, prendiamo 21. 21 per 3 più 1 fa 21 per 3, 3 per 1 3, 3 per 2 6, 63 più 1 64. Tatan, I Ching. Cioè tutta una serie di altre carte simboliche che vogliono dire qualcosa. Ma n che cavolo è allora? Perché te allora puoi cominciare a prendere n e farlo diventare più piccolo, il più piccolo possibile. 3 per 3, 9 più 1, 10. Le dimensioni dell'universo, che secondo le teorie della quantistica sono 10. No? Sono 3 dello spazio, 3 del tempo, 3 dell'energia e una che le comprende tutte, come al solito. Perché 3n più 1, cioè quel più 1 che ha questo significato sempre. Per esempio, nei tarocchi, quel più 1 che significato ha? È la carta del matto, cioè è quella carta che contiene tutte le informazioni delle altre carte. 21 più 1, 22. Nel caso degli amminoacidi, gli amminoacidi sono 21 più 1, che è il DNA, che contiene tutte le informazioni dei 21 amminoacidi, e così via. Che strano, 3n più 1. Allora cominciamo a mettere n sempre più piccolo. Prendiamo 1. 3 per 1, 3 più 1, 4. Che cosa cavolo sono? 4. E 4 scopri che sono sostanzialmente le possibilità che noi abbiamo di fare un certo tipo di movimento. Ci sono cioè 3 cose e una che le mette tutte insieme. E che cosa sono queste 3 cose? Lo spazio, il tempo e l'energia. E una che le mette tutte insieme. La coscienza, potremmo dire così. Allora, in termini semplici sono la traslazione, la rotazione e il cambiamento di dimensione, una cosa che diventa più grande o più piccola. Vi posso assicurare che il vostro computer, quando fate le immagini in 3 dimensioni, c'ha solo 3 operatori che operano in questi 3 sensi. O allungano e accorciano una cosa, o la fanno ruotare in un senso o nell'altro senso, o la allargano e la restringono. E il più 1 chi è? Il più 1 è un operatore che si chiama centro di inversione, e che è la somma dei 3 operatori messi insieme. È incredibile. Il centro di inversione è come un doppio piano speculare. Voi pensate ad avere un puntino qui in alto, ecco, mettiamolo qua, cerco di inquadrarlo bene, e l'immagine sua dopo l'operazione centro di inversione è qui in basso. Che cosa è successo? Che questo puntino si è specchiato nell'asse verticale e rispecchiato nell'asse orizzontale. Vedete? Ci sono 2 piani di simmetria, invece era un centro di inversione. Questo puntino passa per un centro e si proietta dalla parte opposta.
Allora che cosa vuol dire questo? Che quando io metto n uguale a 0, 3 per 0 fa 0, 0 più 1 fa 1, rimane un'unica cosa, il centro di inversione. E sapete il centro di inversione come archetipo che cos'è? È l'archetipo che ha generato tutti gli altri archetipi, cioè è un operatore geometrico che negli antichi testi, nella Bibbia, nel Sefer Yetzirah, in tutti questi testi antichi, viene identificato come Dio che crea l'uomo a sua immagine e somiglianza, cioè specularmente. Ah, che meraviglia! Che cosa quindi ha fatto la coscienza? Che cos'è un archetipo? Un archetipo è un operatore ermitiano lineare, un nome difficilissimo per dire, è un operatore, è qualcosa che matematicamente, come si diceva prima, il fisico avrebbe detto così, è un operatore con il quale la coscienza plasma e crea attraverso il fare, che è un atto di volontà, la realtà virtuale che noi ci circonda. Questo è l'archetipo. Affascinante, poi si evince quanto no, tu sondi tantissimi argomenti, no? Anche dei tarocchi, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Allora, Corrado, intanto vogliamo far vedere il libro che hai pubblicato per Giardino di Libri, Sì, visto che ce l'hai lì, certo, così almeno ce l'ho. chi lo vuole poi prendere, bene, grazie mille. Ecco, che differenza c'è, se c'è, tra gli archetipi della cultura greca, ad esempio, o quelli anche di cui parla Jung, con quelli di cui ci stavi parlando tu poc'anzi? Allora, Jung si rende conto di una cosa, se ne rende conto da psichiatra, da psicoanalista, dovrei dire, più propriamente. Si rende conto che quando vai a scavare nel pensiero umano, più scavi, più scavi, più scavi, più vai all'origine. E all'origine ci sono sempre le stesse 3 o 4 sensazioni. Buono, cattivo, acceso, spento, alto, basso. E queste sensazioni primordiali che sono insite nel cervello rettile, come dice lui, sono costruite da quei 3 o 4 passaggi che devono essere sempre gli stessi per l'umanità. E io dico, sempre gli stessi per tutte le creature viventi. Quindi i nostri archetipi sono gli stessi archetipi di una formica. E questo potrebbe apparire incomprensibile. Cioè, come? La formica si comporta come un essere umano? No, la formica si comporta diversamente da un essere umano, ma sospinto dalle stesse identiche pulsioni. E te dirai, non mi risulta. E io ti dico, c'è una chiave di lettura. Io ti do questa chiave di lettura, perché questa chiave di lettura è la chiave di lettura primordiale. E per comprendere che la formica si comporta come un essere umano, bisogna tornare indietro a Platone. Perché? Perché Platone dice, guardate, a me non me ne importa niente della fisica quantistica, non me ne importa niente della matematica, l'unica cosa che conta è la geometria. E te dici, cosa c'entra la geometria con una formica? Allora te ti metti lì e guardi le formiche, come ho fatto io tante volte, che ci ho passato delle ore, e scopri che le formiche, quando si muovono geometricamente, cioè fanno delle cose precise e questi movimenti geometrici rappresentano informazioni, cioè azioni nella forma o forma nella azione che le altre formiche capiscano. Prendi il volo degli storni. Uno si muove a destra e un ventesimo di secondo dopo tutti i 100.000 storni si muovono in quella direzione. C'è stato un passaggio di informazione che, tra parentesi, è un passaggio di informazione talmente veloce che non può essere condizionato dal vedere lo storno che io ho davanti che si muove e quindi io
lo seguo. C'è un lavoro scientifico che dice che uno storno che vola prende informazioni dagli storni davanti, dietro, sopra, sotto, destra, sinistra. Si può dimostrare che il passaggio di informazioni meccaniche è troppo lento perché tutto il gruppo di 100.000 storni si muova rapidamente, quantisticamente, in una direzione. Così come gli squali, così come le sardine. C'è qualcosa che va oltre il meccanicismo. E questo oltre il meccanicismo è il fatto che gli storni parlano tra di loro con la testa dello storno, cioè sono un campo quantico omogeneo che è in ogni storno, cioè ogni pezzo, ogni fotone è in relazione con l'altro. Sono in un aspetto armonico, direbbe la New Age. La fisica quantistica usa un altro termine, coerente. Sono in un movimento di coerenza. Allora, se le cose stanno così, quando noi pensiamo, in qualsiasi tipo di cultura siamo, ovviamente per facilità, scusate, per facilità analizziamo delle culture più antiche, che sono le più semplici da analizzare, e quindi la cultura greca è quella che noi abbiamo a disposizione. Jung, a piene mani, affonda il suo studio nell'antico pensiero, che è un pensiero primordiale, è un pensiero semplice. È come se io cercassi di analizzare il pensiero del mio gatto, che è un pensiero più semplice, e nel pensiero del mio gatto scopro che il mio gatto non la pensa in modo diverso da me, fa le stesse cose che avrei fatto io al suo posto. Perché? Perché gli archetipi che ha nel cervello lui, io e un antico greco sono gli stessi. E un'antica formica a una moderna formica sono gli stessi. Quindi c'è un linguaggio universale che, se tu lo scopri, puoi parlare con una formica. Ma se tu lo scopri, puoi cercare di capire te stesso dentro di te, andando fino in fondo alla comprensione delle cose che hai fatto durante la giornata, che se le analizzi un istante dall'esterno non capisci neanche perché le hai fatte. E lì si comprende che te di solito ragioni, come dice Jung, e in un modo spontaneo, immediato, azione e reazione, ma in realtà queste azioni e reazioni sono in realtà dovute a qualcosa che è dentro di te, alla tua antica storia, alle informazioni che hai dentro, che elaborate sotto forma di archetipi ti fanno credere che il mondo è fatto in un certo modo. Esempi, ne possiamo fare migliaia. Gli antichi greci pensavano nato mancato, che gli dei erano immortali. In realtà, se uno studia il mito, scopre che gli dei non sono immortali, ma gli dei, per essere immortali, per guadagnarsi l'immortalità che si devono guadagnare tutti i giorni, devono bere un liquido, che è il liquido che bevono gli antichi dei. E questo liquido è qualcosa che in tutte le culture esiste, quindi non solo nella cultura greca, ma nella cultura mesoamericana, nella cultura norreica del nord Europa, nella cultura della Valle dell'Indo. E questo liquido, che a secondo della cultura e della tradizione che tu stai utilizzando, ha dei nomi diversi, ma è lo stesso liquido. Così analizzi il pantheon degli dei greci e scopri che gli dei greci sono la fotocopia degli dei della Valle dell'Indo, sono la fotocopia degli dei mesoamericani, sono la fotocopia degli dei della civiltà tra il Tigri e l'Eufrate. Cambiano i nomi, ma c'è sempre, per esempio, un concetto fondamentale che è la dualità.
il dio A e il dio B che si fanno la guerra tra di loro. Il dio A e il dio B che sono sempre un serpente e un'aquila e un uccello. Sempre. In... Perché? Perché l'imprinting, cioè le informazioni di base, sono sempre le stesse. E poi la tua cultura locale ha fatto in modo di modificare come il pongo queste cose, dandogli nomi diversi, magari dipingendole in modo diverso, ma si vede chiaramente che, Quetzalcoatl nel Sud America col suo fratello, il condor piumato, era la rappresentazione di Enki ed Enlil della civiltà sumera, uno un serpente e l'altro un volatile. In Egitto non ne parliamo nemmeno, quindi c'è una cultura di tutte le culture. Sapete che cosa dice la storia? Perché il primo uomo è andato un po' dappertutto nel mondo e ha portato la sua cultura dappertutto. Questa è una grande cazzata. Ormai la scienza, la storia, lo studio del DNA, cioè la biologia, ti dice che le cose non sono andate così. Questo vuol dire un'altra cosa, quello che dice Jung, cioè che noi dentro abbiamo qualcosa come una chiavetta USB che qualcuno ci ha ficcato nel culo e dentro abbiamo preso i dati e poi l'abbiamo rielaborati a seconda della potenza nostra, del nostro computer. Però le informazioni archetipali, quelle di origine, sono sempre le stesse.